Ciao e benvenuto sul mio canale. Oggi ti parlo di come inviare la DSU precompilata e quindi richiedere l'ISEE. Prima di iniziare il video vorrei ricordarti di iscriverti al mio canale di YouTube qui sotto e di attivare anche la campanellina, così sarai sempre aggiornato su tutti i miei prossimi video. E poi se hai delle domande puoi sempre commentare qui sotto a questo video, così posso leggere le tue richieste e poi ti posso rispondere direttamente online. Ora vediamo che cos'è la dichiarazione sostitutiva unica, quindi DSU precompilata. È un documento che contiene dati autodichiarati dall'utente e dati precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS. Attraverso la DSU precompilata è possibile richiedere l'indicatore della situazione economica equivalente, quindi l'ISEE. A chi è rivolto? La DSU precompilata è accessibile solamente ai nuclei familiari che presentino la DSU all'INPS tramite il servizio online del sito internet dell'INPS. Come funziona? Per inviare la DSU precompilata sono richiesti l'inserimento degli elementi di riscontro sottoposti al controllo preliminare dell'Agenzia delle Entrate e la compilazione del modello base. È possibile infatti precaricare, quindi richiedere di precaricare le informazioni contenute nell'ultima DSU presente nel sistema informativo dell'ISEE, nella sezione Dati precaricati. Una volta presentata la DSU, l'utente, quindi la persona, ottiene una ricevuta di presentazione protocollata da parte dell'INPS, ma non ancora l'ISEE calcolato. Per completare la DSU e il calcolo dell'ISEE è necessario che vengano completate tutte le domande e le richieste sul sito internet dell'INPS proprio durante la compilazione. I dati sono poi trasmessi in via telematica al sistema informativo dell'ISEE che richiede all'Agenzia delle Entrate l'esito e il controllo sugli elementi di riscontro. Solo se il riscontro è positivo per tutti i componenti del nucleo familiare, l'Agenzia delle Entrate trasmette all'INPS i dati in suo possesso, i cosiddetti dati precompilati. Questi dati precompilati devono essere poi accettati o modificati dal dichiarante e solo al termine l'ISEE viene calcolato e reso disponibile online. Ora vediamo gli elementi di riscontro cosa sono. Oltre ai dati del modello base, il dichiarante deve fornire per ogni componente familiare maggiorenne del nucleo ulteriori informazioni che devono essere validate dall'Agenzia delle Entrate. Tutte queste informazioni, che vengono dette elementi di riscontro, sono indispensabili perché solo il riscontro positivo dell'Agenzia delle Entrate consente l'accesso alla precompilazione. In particolare, il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne un elemento di riscontro del reddito e anche un elemento di riscontro del patrimonio mobiliare, entrambi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Quindi, ad esempio, nel 2021 l'anno di riferimento è il 2019. Per quanto riguarda gli elementi di riscontro relativi al reddito, l'utente deve indicare questi due dati. Primo, l'importo nella dichiarazione dei redditi del modello 730 oppure del modello redditi persone fisiche, il vecchio modello unico. Secondo, deve indicare l'assenza di dichiarazione nel caso in cui la dichiarazione dei redditi non è stata inviata. Quindi ha due opzioni: o dichiara quello che c'è scritto sul modello 730 oppure dice che non ha fatto la dichiarazione. La dichiarazione dei redditi, da cui
ricavare queste informazioni è quella dell'anno precedente la presentazione della DSU, relativa ai redditi del secondo anno precedente la presentazione. Quindi comunque la dichiarazione che fa riferimento ai 2 anni precedenti. Nel caso in cui invece ci sia la sola certificazione unica, dovrà essere barrata la casella assenza di dichiarazione. Per quanto riguarda invece l'elemento di riscontro relativo al patrimonio mobiliare, nel caso in cui al 31 dicembre del secondo anno precedente il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente del nucleo familiare per cui si fornisce l'elemento di riscontro sia inferiore a 10.000 euro, l'utente deve indicare 2 cose. Primo, l'esistenza di rapporti finanziari il cui valore complessivo sia inferiore alla suddetta soglia di 10.000 euro. Secondo, oppure l'assenza di rapporti, quindi anche qui abbiamo 2 opzioni. O indica il valore oppure dice che non ci sono rapporti. Nel caso in cui invece al 31 dicembre del secondo anno precedente il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente del nucleo familiare per cui si fornisce l'elemento di riscontro sia pari o superiore a 10.000 euro, l'utente deve indicare a sua scelta uno di questi 2 casi. Primo, il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell'annualità relativa ai fini dell'ISEE di uno dei depositi o conti correnti bancari e postali. Secondo, oppure il valore alla stessa data di una delle altre forme di patrimonio mobiliare. Nel caso in cui siano presenti nel patrimonio mobiliare del componente del nucleo della famiglia per cui si rifornisce l'elemento di riscontro con un conto cointestato, con il dichiarante dovrà essere necessariamente indicato il valore del conto non cointestato. Ora vediamo i dati precompilati. La precompilazione riguarda i componenti reddituali e patrimoniali che sono: primo, redditi e alcune tipologie di spese ordinarie dichiarati all'Agenzia delle Entrate. Secondo, tutti i trattamenti che vengono pagati dall'INPS. Terzo, il patrimonio mobiliare in Italia. Quarto, il patrimonio immobiliare in Italia relativo ai fabbricati. E quinto, il canone di locazione della casa di abitazione. Ora vediamo i dati autodichiarati dopo la precompilazione, cioè i dati che si inseriscono in autonomia dopo che la dichiarazione è stata precompilata. Sono infatti autodichiarati dopo la precompilazione alcuni dati richiesti, come per esempio i dati del componente o dei componenti del nucleo familiare, redditi e trattamenti particolari, assegni periodici per coniuge e figli, autoveicoli e altri beni durevoli, disabilità e non autosufficienza, patrimonio mobiliare detenuto all'estero, patrimonio immobiliare detenuto all'estero e 8. Il reddito complessivo. Infine vediamo come inviare la domanda. È possibile inviare la DSU precompilata attraverso il servizio online ISEE precompilato del sito internet dell'INPS. E proprio per questo ti ricordo che se vuoi maggiori informazioni ti lascio qui sotto nella box informazioni tutti i collegamenti ad internet del sito web dell'INPS. Bene. Per oggi è tutto, grazie per avermi guardato, ti ricordo di iscriverti al mio canale di YouTube qui sotto, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano le tue tasse e le tue detrazioni. Ti aspetto, ciao! Oggi voglio presentarti i miei fantastici orologi. Se ti piacciono i miei video e vuoi far parte della mia community, allora questi orologi fanno proprio al caso tuo. Oppure puoi anche regalarli a qualcuno a cui vuoi bene. Per vederli e per avere maggiori informazioni basta che ti colleghi al mio sito internet. Hanno un prezzo veramente eccezionale e la spedizione è sempre gratuita. Ti aspetto!